Ormai lo abbiamo capito, i SUV si sono stancati di ispirarsi ai veri fuoristrada e ormai scimmiottano sempre di più le sportive, e lo dimostra benissimo questa nuova Toyota CHR. L'avevamo già vista per la verità a Ginevra a marzo, ma ora abbiamo tutti i dettagli e soprattutto possiamo vedere bene da vicino come è fatta, toccarla e andare a vedere gli interni. Quello che colpisce di più è il design. Questa CHR riprende fedelmente lo stile del concept da cui deriva, che abbiamo visto circa un anno fa a un precedente salone, e in effetti sembra un po' una concept car perché ha questo design veramente originale. Può piacere o non piacere perché, come al solito, Toyota ha uno stile di rottura, ma di sicuro non possiamo dire che quest'auto assomiglia a qualcun altro e è copiata. Guardate questo gruppo ottico quanto è grande, prende addirittura parte della fiancata ed è con tecnologia full LED, linee che ovviamente seguono anche esigenze di tipo aerodinamico, quindi un po' disegnata dal vento. Questa CHR, cerchi in lega bicolore, eccoli qui, carini devo dire, e qui poi tutto un insieme di linee che si rincorrono a vicenda, un po' forse controversa questa parte qui della maniglia. Guardate quante linee, sembra che qui Toyota sia andata a scuola dalla Lexus, perché delle linee così ricordano un po' forse quelle della NX o della RX. Ecco qui la maniglia per aprire la porta posteriore, guardate dove se la sono inventata i giapponesi, e andiamo dietro dove anche qui non pecca di banalità quest'auto, perché è qualcosa di veramente strano, devo dire. Alcuni ci hanno rivisto un po' la coda della Honda Civic, in effetti questi gruppi ottici un po' ricordano il design delle ultime Honda, ma tant'è. Abbiamo questo lunotto particolarmente inclinato con tanto di alettone qua, quando vi dicevo che ormai i SUV vogliono fare le sportive. Apriamo il baule che si apre in maniera classica con i pistoncini ed eccolo qua il vano di carico, non male devo dire per un SUV compatto di città. Peccato per questo scalino, forse era meglio farlo più regolare, e poi non è rifinito benissimo, vedete questo tappetino qui non mi piace molto, forse era meglio farlo con maggior cura. Vedo lì una cassa, probabilmente un subwoofer dell'impianto JBL Premium, ovviamente sarà un optional, ma andiamo dentro a vedere com'è fatta questa CHR. Vado dall'altro lato così la potete vedere meglio. Ovviamente l'auto, come al solito ragazzi, è presa d'assalto dai giornalisti che la stanno vedendo e spulciando come noi, perché è stata da poco presentata. Guardate la plancia com'è particolare. Al centro troviamo il display del nuovo sistema di infotainment Toyota da 8 pollici, con questa forma, devo dire, anche qui molto originale. A me ricorda in un certo senso quella della nuova Prius, che sembra un po' il casco di Darth Vader, non so se anche a voi ricorda quella forma. E poi abbiamo queste superfici piano black con dei brillantini dentro, carine, attenzione però che si sporcano molto facilmente, rimangono tanto editate. Questa superficie la troviamo anche qui nel tunnel centrale, dove c'è la leva di selezione del cambio automatico, invece qui bella in alluminio e pelle, ben rifinita, mi piace. Guardate qui che bella la pelle invece della plancia. Le ultime Toyota non facevano impazzire per i materiali, almeno personalmente, invece qui devo dire anche su un'auto alla base della gamma troviamo tanta cura, anche il cielo degli interni è ben fatto. E poi guardate che belli sedili, anche qui ricordano forse quelli di un concept, bellissimi, quasi con poggiatesta integrato e doppio materiale, pelle, questo materiale sintetico per niente male. Molto invece più classica, molto più da auto di serie, invece la strumentazione che è analogica, molto classica. Forse qui un guizzo di originalità in più ci stava. Abbassiamo la musica perché non ci interessa, su un'auto innovativa come questa. Stesso discorso per il volante, anche qui molto classico, forse un po' troppo affollato di tasti. Il cruise qua me l'hanno messo alla vecchia maniera, anche qui forse un po' più di modernità non mi sarebbe dispiaciuta. La corona del volante è un po' sottile, ma va bene. Abbiamo un vano portaoggetti qui con le prese da 12 volt. Andiamo dietro a vedere lo spazio però. Apro con la maniglia stranissima e mi ritrovo dietro. Attenzione, perché come al solito le case, quando poi vogliono fare dei design così estrosi fuori, con queste linee da coupé, avete visto il tetto molto spiovente, poi dentro la si paga in termini di abitabilità. Lo vediamo subito. Io non sono alto, ma guardate, quasi tocco con la testa, pensate a una persona più alta di me, quindi attenzione all'abitabilità posteriore.
Se davanti siede un guidatore molto alto come quello che c'era prima di me, guardate quanto spazio mi rimane per le gambe. Forse veramente troppo poco, d'accordo che è un sud da città non per viaggiare, ma forse bisogna farsi un po' i conti in tasca se piace questa vettura, anche perché non ci sono bocchetti di ventilazione né comandi dedicati a chi sta dietro, e anche i materiali sono un po' meno curati. Il pannello porta, guardate, è di plastica proprio dura, e anche qui non è pelle ma è ancora plastica, quindi meglio davanti, dietro non tantissima cura su questa CHR. Ma adesso vi parlo anche dei motori, perché non l'avevamo vista dentro la CHR, ma non l'avevamo vista neanche sotto, cioè sotto al cofano, non sapevamo quasi nulla di quest'auto. Beh, ora sappiamo tutto, perché la CHR arriverà in una versione più tradizionale con un 1.2 turbo benzina, un caro vecchio motore a benzina, ormai in Toyota non se ne vedono più tanti, che abbiamo già visto sulla Auris Restyling. E questo motore sarà abbinato di serie a un cambio CVT, come quello che piace ai giapponesi, a noi europei non tanto, ma è molto affidabile, ve lo assicuro. E si può avere, oltre che con la trazione anteriore, quindi proprio da crossover cittadino, anche con la trazione integrale. La versione più interessante, soprattutto per noi italiani, che amiamo molto l'ibrido Toyota, Toyota vende tantissimi ibridi in Italia, la CHR arriverà appunto in versione hybrid. La piattaforma su cui viene costruita la CHR è la TNGA, la nuova di Toyota, su cui nasce anche la nuova Prius, e infatti condivide molte componenti con la Prius, a partire proprio, oltre che dalla piattaforma, dal powertrain ibrido rivisto, quindi anche qui con CVT, e una potenza complessiva del sistema ibrido di 122 cavalli, un sistema full hybrid. Ovviamente lo sapete ormai come funziona, ricarica le batterie in frenata e poi nelle ripartenze il motore elettrico dà uno spunto per abbassare i consumi, soprattutto, ripeto sempre, ve lo ricordo, nell'utilizzo urbano cittadino. La CHR sta per arrivare, arriverà proprio i primi di ottobre in Italia, e i prezzi variano circa, mi sembra di aver visto il listino, dai 25.000 euro fino oltre ai 30.000, addirittura una versione top di gamma può arrivare a 33.000 euro, quindi cifre un po' per tutte le tasche, in linea un po' con i crossover. Ovviamente l'ibrido è più sofisticato e quindi costa di più. Andatevela a vedere in concessionaria. CHR.